Il secondo agente che vedremo in questo momento è un po' diverso, nel senso che sarà un agente automatico, quindi non avrà all'interno della nostra chat delle interazioni da parte nostra. Creerò poi una piccola alternativa modificando un tool dove ci chiederà appunto l'intervento umano, quindi l'intervento nostro per confermare o no determinate azioni. Però questo agente praticamente agirà in maniera totalmente automatica. Questo agente sarà un agente di ticketing. Per ticketing intendo non i ticket, insomma, i biglietti per il concerto di musica, ma quelli che solitamente all'interno di un'azienda, nella piattaforma che viene usata, si aprono per fare delle segnalazioni e via dicendo, per la quale magari si ha un problema di accesso, queste cose qua, e vengono poi, insomma, date delle risposte in base alla problematica segnalata. Vi inizio a condividere lo schermo, così vi faccio vedere la costruzione diretta. Ok, si vede. Perfetto. Allora, vi faccio vedere prima, così per darvi un'idea quindi di come funziona poi il ticketing, prima di partire con la creazione dell'assistente. Abbiamo, diciamo, la nostra piattaforma dove ci sono all'interno quindi dei ticket con degli ID e insomma, delle segnalazioni, dove noi dobbiamo andare a rispondere con delle note, quindi risolvere la segnalazione. Quindi questo qua è dove vengono aperti i ticket. Il nostro agente che cosa farà? Con l'utilizzo di quattro tool andrà per prima cosa, come prima interazione, andrà a reperire tutti gli ID dei tickets. Dopodiché, per ogni ticket, tramite sempre il tool To-Do List, che lo stiamo utilizzando molto perché effettivamente in questo caso svolge una funzione un po' diversa da quell'assistente di prima, perché svolge una funzione ciclica. Quindi in sostanza in questo agente la funzione To-Do List è molto importante per far svolgere tutte le azioni in maniera ciclica. Detto questo, ci sarà la prima chiamata che ritrae tutti gli ID. Il secondo tool sarà per mandare invece in output, quindi tramite il tool delle API, il numero di ID per recuperare quindi il corpo del testo che noi dobbiamo analizzare. Verrà analizzato il corpo del testo, verrà formulata una risposta da parte dell'agente e verrà poi mandato in output e compilato poi nella nostra piattaforma di ticketing. Quindi io direi inizierei a fare, lo attiveremo anche da un'azione automatica, anziché da scrivere un prompt, lo attiveremo poi cliccandoci solo con un tastino che apparirà all'interno della chat. Partirei con la costruzione dell'agente, quindi iniziamo anche noi da zero, andiamo a dare il nome dell'agente e lo possiamo chiamare Webinar Ticket Assistant. Io li chiamo tutti SG perché così mi ricordo che sono tutti miei. Gli andiamo a dare una descrizione, in questo caso io me la sono preparata così almeno facciamo un po' più rapido nella gestione. Salviamo. Andiamo nelle impostazioni, in questo caso mi scelgo come LM, io ne voglio uno un po' più potente, perché secondo me utilizzerei il ChatGPT 4o. In questo caso, dopo andremo a vedere il prompt come ve l'ha fatto vedere prima Antonio, quindi vi seguirò poi tutto il prompt passo passo, quindi in questo momento semplicemente salviamo e andiamo dalla parte delle funzionalità. In questo caso, a noi, in questo caso qua, non ci servirebbe neanche tenere la parte di ricerca web, quindi in realtà la posso anche disabilitare. Per il resto funziona tutto nella normalità, quindi lascerei tutto di default, continuiamo a configurare il nostro agente e la prima parte che andrei a fare è utilizzare i nostri tool, creare i nostri tool. Quindi nella parte di tool andiamo a prenderci il nostro primo tool e in questo caso andiamo a scegliere una pipeline perché io ho già preparato una chiamata che va a
recuperare tutti gli ID del ticket. Non ve la faccio vedere adesso come costruzione, vi faccio vedere che posso tirare da questo tool quella pipeline che ho creato con questa chiamata remota, la costruzione delle API ve la faccio vedere negli altri due tool. Quindi, come primo tool andiamo a scegliere la pipeline, dopodiché andiamo a scrivere il nome della pipeline del primo tool e io la chiamerei ID API Call. Gli diciamo di andare a fare questa azione come sua prima interazione, quindi proprio come suo primo step, quindi qua nella descrizione. In questo caso selezioniamo la pipeline che noi dobbiamo andare a tirare ed è questa qui, tickets ID list, e in questo caso non dobbiamo mettere nessun altro tipo di parametro perché noi stiamo tirando già una chiamata che ha già i parametri inseriti. Dopo, per curiosità, ve la faccio vedere come è impostata, così potete vederlo in autonomia. Creiamo il primo tool. Come secondo tool invece andiamo a creare direttamente una chiamata API. La prima chiamata è quella in, quindi dove noi praticamente gli andiamo a dare come chiave l'ID number per recuperare poi tutti il corpo del testo in sostanza. Quindi andiamo a creare il secondo tool e lo chiamiamo in questo modo qui. Gli andiamo a dare anche in questo caso qui la descrizione di quando utilizzare questo tool. E qui gli sto dicendo di praticamente di fare la run di questo tool e di dare fuori questo parametro, l'ID del number, che adesso creeremo. Intanto scegliamo nel classico modo il tipo di autenticazione, gli andiamo a mettere il nostro URL che io mi sono preparato, quindi l'endpoint dove dovremo andare a postare per richiedere direttamente il corpo del testo. In questo caso io aumento la chiamata e come autenticazione in questo momento possiamo anche non andare ad inserirla, però è importante andare a inserire il primo parametro, quindi cliccando il più qua in basso possiamo scegliere il parametro da andare a mandare. Come tipo possiamo scegliere tra diverse tipologie, in questo caso noi dovremmo scegliere una stringa e renderlo obbligatorio. Anche qui come parametro gli dobbiamo dare un nome, in questo caso io gli do come nome l'ID number e anche qui in questo caso una piccola descrizione di che cos'è il parametro chiave. Fatto questo, abbiamo settato il parametro e clicchiamo su aggiungi. In questo modo la prima chiamata in, quindi dove andiamo a postare l'ID e ricevere il corpo del testo, è fatta e salviamo anche questo tool. Come secondo tool, scusate, come terzo tool, andiamo a fare invece la chiamata in output. Quindi una volta che questa API ha ricevuto il corpo del testo, il nostro agente elaborerà la risposta e farà partire poi in out questa chiamata. Quindi aggiungiamo anche qui lo strumento, andiamo a dargli il nome alla chiamata API, andiamo anche qui a dargli una descrizione. La descrizione ricordatevi che è molto importante perché fa capire alla gente quando deve andare a utilizzare questo tool. Quindi dovete essere abbastanza specifici in questo caso. Scegliamo API, anche qui andiamo a creare il nostro metodo di post, andiamo ad inserire il nostro secondo URL. Anche qui non c'è il caso di scegliere adesso in questa fase di demo un'autenticazione, però in questo caso qui noi dovremmo andare ad inserire due parametri, il ticket, l'ID e la nota che noi poi andiamo a postare, perché così faremo il chiaro riferimento a quel tipo di ticket dove andrà poi direttamente postato.
Anche qui mettiamo string obbligatorio, il primo parametro lo chiamiamo sempre ID number, perché è sempre l'ID del ticket, e come descrizione gli diciamo semplicemente che è sempre l'ID del ticket. Lo aggiungiamo e andiamo ad aggiungere il secondo parametro, che sarà poi quello più importante in questo caso, perché noi andremo a postargli il risultato. Quindi in questo caso io lo chiamerei ticket note e anche qui una descrizione, semplicemente sono le ticket notes. Andiamo ad aggiungere anche questo. Come vedete, la seconda chiamata è fatta, la salviamo. In questo caso, poi dopo vedremo, dopo il primo ciclo di test, vedremo che potremo modificare poi con il flusso di approvazione dell'utente. Quindi adesso andiamo a vedere tutto quanto. Rimane ancora un'altra chiamata da fare, non una chiamata ma un altro tool, che è quello per fare la parte ciclica, quindi del to-do list. Creiamo uno strumento, quindi andiamo a dargli un nome anche qui e scegliamo uno strumento nativo, quindi in questo caso la to-do list, come vi ha fatto vedere prima Antonio, noi prendiamo tutti comunque i parametri, li lasciamo dinamici e andiamo a metterci il nome e anche qui la solita nostra descrizione. Creiamo il tool e qui il primo passo, quindi quello della creazione dei tool, l'abbiamo fatto. In sostanza, adesso dobbiamo andare a creare l'azione personalizzata. Così dopo andiamo ad analizzare il prompt e poi in sostanza andiamo a vedere l'esecuzione. Come azioni personalizzate, questo non l'abbiamo visto nel primo caso, andiamo a crearci praticamente una custom action. Quindi in sostanza noi possiamo scegliere se è tipo di attore o se è prompt. In sostanza noi andiamo a dirgli che è un prompt, quindi ci andiamo praticamente a preparare un piccolo prompt che sarà poi sempre quello. Quindi con un tastino noi andremo a cliccare e automaticamente lui partirà con la query sempre con lo stesso prompt. Come azione noi gli diamo un prompt, io gli darò il parametro per fare partire la chiamata. Mentre nella descrizione noi gli andiamo a mettere quello che insomma ci ricorda che deve fare, quindi deve fare la retrieve di tutti i ticket in sostanza. Anche in questo modo, in modo molto semplice, salviamo e abbiamo configurato la nostra prima azione. Come ultimo passaggio dobbiamo andare a vedere il prompt. Andiamo a cancellare questo qui di default che avete e ci andiamo a impostare il mio, che anche questo sarà poi disponibile. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Allora, come al solito, anche qui non vi sto a rispiegare tutta la parte che vi ha già spiegato Antonio, perché tutta la parte della to-do list, insomma, la utilizziamo abbastanza standard, quindi per la parte del to-do list behavior, di come ottimizzare il loop e tutte queste cose qua. Quindi non sto a rifarvelo vedere, è sempre la stessa parte. La stessa cosa anche per tutta la parte di insomma, language setting, comunicazione e via dicendo, potete insomma personalizzarlo un po' come più vi piace. La parte importante è sempre quindi quella ehm,
insomma, del ruolo e della missione che ha l'agente, quindi in questo caso gli andiamo semplicemente a dire che è un agente molto abile nei tool delle to-do list e nel fare chiamate API per recuperare determinati contenuti. Ha a disposizione quindi i tool che gli siamo appena andati a creare, quindi la to-do list, la chiamata in, la chiamata in out e la chiamata per recuperare tutti gli ID. Detto questo, lui agirà ciclicamente in maniera molto automatica, anzi senza nemmeno un'interazione tecnicamente da parte nostra, del suo loop. Quindi in autonomia lui partirà con un'azione programmata, seguirà questo schema, si farà una to-do list, nella to-do list praticamente si dirà di fare una chiamata in, un'elaborazione e una chiamata in out per tutti i ticket che lui comunque recupera all'inizio e dopodiché ci darà semplicemente che le task sono state eseguite. Quindi eh, direi che qui non c'è altro da farvi vedere. Abbiamo impostato tutto tecnicamente. Adesso salviamo il prompt, anche qui eh, first. Andiamo, io faccio sempre un check per rivedere se è stato fatto tutto a posto. Abbiamo sistemato il prompt, abbiamo sistemato tutti gli strumenti, abbiamo con tutti i parametri, abbiamo creato la nostra azione personalizzata e quindi siamo pronti tecnicamente per andare a provare il nostro assistente. Come vedete qui abbiamo il nostro pulsante di azione automatizzata, cliccandoci sopra lui dovrebbe partire in autonomia e fare le prime chiamate. Quindi farà la prima chiamata dove andrà a recuperare tutti i ticket, lo so che mi ripeto, ma almeno vi spiego bene tutto il processo. Per ogni ticket farà una chiamata per recuperare il testo, elaborerà il testo e farà poi una chiamata in out per mandare poi il risultato. Adesso lo vediamo in azione. Possiamo vedere che nel frattempo lui sta facendo tutte le chiamate e si è già dato delle risposte e si segna anche l'item che ha fatto. Quindi in questo caso ha già fatto il retrieve, ha fatto il secondo retrieve e via dicendo. In questo momento lui ha finito, quindi mi dice che tutti i ticket sono stati completati con successo, quindi in questo caso ce ne sono 5, quindi ha fatto abbastanza veloce, l'ha fatto tutto in autonomia, ma che ce ne siano 5, 10 o 20, lui comunque agisce in completa autonomia. Per farvi vedere il risultato, torniamo dalla pagina che ci ha fatto, vi ho fatto vedere prima dove c'erano i ticket pony, lui ci ha dato a compilare per ognuno tutte le risposte. Quindi in sostanza, in questo caso, lui ci ha detto salve, grazie per la segnalazione e ha risposto a tutti i ticket in completa autonomia. Per ognuno, come vedete, c'è tutta la risposta. Quindi in questo caso, diciamo, se voi volete attivare dei filtri per le attivazioni di ticket che ricevete, volete già dare, magari sono situazioni in cui si risolvono grazie semplicemente delle informazioni, allora l'agente AI può farlo praticamente in maniera autonoma. Adesso vorrei farvi vedere solo una seconda run, chiamiamola così, ehm, per farvi vedere che c'è anche la possibilità di fare un'interazione tecnicamente anche dove ci chiede se la chiamata è in uscita, ci chiede il permesso e questo vale tecnicamente per tutti comunque gli altri tool che hanno delle interazioni, dove lui ci può chiedere semplicemente se può procedere oppure no. È una nuova integrazione che è stata fatta, ve la faccio vedere al volo su uno strumento, l'utilizzo di strumenti, andiamo su questa qua in out, che sono diciamo quella più importante perché è quella che fa uscire i dati. Se noi li andiamo a mettere, scusate, tecnicamente se noi li andiamo a mettere il flusso di approvazione utente e noi gli andiamo a dare un messaggio di approvazione, che tecnicamente possiamo scriverli magari ehm,
sei sicuro di voler mandare i ticket inseriti? Eccoci qui. Andiamo a salvare il tool, andiamo a riprendere il nostro assistente, creiamo una nuova conversazione, fatemi solo fare la ricarica della pagina, ed è qui. Se noi facciamo ripartire l'azione, lui adesso quando farà le chiamate in output ci dovrebbe chiedere se insomma, può continuare oppure no, anche con una piccola interfaccia grafica. Ecco qui, vedete in questo momento lui mi sta chiedendo se è sicuro di voler mandare i ticket inseriti, quindi questa parte qui è quella che io gli ho scritto come testo di quello che appare. Posso dire annulla oppure no. Se annulla, diciamo che blocco la chiamata, se invece faccio conferma, lui parte e va in automaticamente a far vedere il calling out e continua con il suo procedimento. Qua mi ha dato semplicemente un riepilogo che ha fatto tutto e questo era per farvi vedere quindi un tipo di agente che in realtà va, diciamo, per compiere azioni in automatiche, quindi in base a determinate tool e prompt lui può agire in automatico ciclicamente. Quindi questo è abbastanza tutto di questo agente. Adesso prima di passare la parola nuovamente ad Antonio, vi faccio vedere solo la pipeline che viene creata. Vi ho fatto vedere che il primo tool è stato creato chiamando una pipeline. La pipeline che ho chiamato è semplicemente questa parte qui, dove semplicemente gli ho creato una remote call, quindi semplicemente anche qui una nuova chiamata dove gli do un endpoint, un metodo e gli do il corpo e la chiave, il valore da dover mandare. Questo era per farvi vedere che in sostanza adesso è solo una piccola chiamata, ma c'è la possibilità, chiamando un tool, di chiamare un'intera pipeline molto più lunga. Detto questo, io Antonio ti direi che posso ripassarti la palla per Grazie, fare grazie, il terzo agente. grazie Samuele. Io pongo solo l'accento su due Grazie a delle te. cose che hai mostrato che secondo me Certo. sono molto importanti e evidenziano il nostro impegno sul semplificare la creazione di agenti. Una è sicuramente il flusso human in the loop, quindi la possibilità per ogni tool, sia in quelli nativi che in quelli non nativi, di abilitare o meno l'approvazione dell'utente. Questo è fondamentale in un sistema agentico perché permette a tutti di in maniera molto semplice e integrata di mettere un controllore umano che approvi un'esecuzione. E poi sul discorso delle pipeline, che è esatto che come dicevi tu sono un qualcosa che abbiamo messo in questo esercizio unicamente per dare evidenza che anche le pipeline potevano essere un tool, diciamo nel caso specifico non credo che servissero specificatamente insomma, per fare quello che dovevamo fare perché tanto il risultato si otteneva uguale. Vedo due domande sulle domande e risposte. Le informazioni dei risultati sono generiche o basate su quali informazioni? L'avvio dell'automazione può essere automatizzata nel senso che continua ad essere eseguita senza intervento umano. Allora, le informazioni dei risultati sono basate su quello che era il prompt, che era un prompt che diceva di rispondere ai ticket come se fosse un operatore IT. Qui abbiamo simulato un backend che era un CM, un sistema di ticketing qualunque, Antonello, e quindi diciamo rispondeva ai ticket su quell'istruzione lì. L'avvio automatico in questo caso noi l'abbiamo montato su una custom action, che è una delle cose che abbiamo qui, quindi che sono configurabili e appaiono sull'interfaccia su questo fulmine, perché era più semplice da mostrarvi in sessione. In realtà, in un caso del genere di ticket, ci aspettiamo che ci sia un webhook che dal sistema di ticketing chiami Pupau e quindi poi Pupau reagisce al ticket, oppure anche una mail. Una cosa che vi dirò a breve è che gli agenti oggi possono, sulla nuova versione di Pupau, possono anche ricevere email, quindi ogni agente ha un indirizzo email, ve lo sto anticipando perché è una
funzionalità che annunceremo settimana prossima, però è già attiva in realtà, quindi ognuno dei vostri agenti ha già un indirizzo email a cui voi potete scrivere, lui processa la richiesta e vi dà una risposta. Quindi era solo, diciamo, la custom action era, come dire, un incipit per farvi vedere come fa partire il flusso di processing dei ticket, poi in realtà è da costruire sul vostro caso d'uso specifico. Riccardo chiedi, possiamo vedere cosa verrà effettivamente mandato? Il payload, sì, puoi vederlo sia, lo puoi vedere, Samuele non ti ha fatto, cioè te lo mostra magari in una sessione privata, ti fa vedere il payload degli oggetti, quando tu te lo faccio vedere da assistente personale perché ce l'ho già in condivisione, giusto per farti vedere, quando tu sei su un tool, nello storico dei tool sostanzialmente, quello che vedi nell'esecuzione del tool, se ci clicchi sopra, è il dettaglio del tool stesso. Quindi fondamentalmente proviamo ad aprirlo da qui. Scusatemi, ho Chrome che protesta che vuole essere aggiornato e quindi mi va, mi Sì, nel rallenta frattempo tutto. Antonio che lo fai vedere, si può fare appunto come ti sta dicendo Antonio per Tiziano che ha fatto la domanda, scusami, per Riccardo che ha fatto la domanda, puoi vederla sia in questo modo qua che ti fa vedere, in alternativa puoi gestirlo a livello sia di tool che di prompt, nel senso che se tu vuoi controllare prima le risposte giustamente, puoi farlo, quindi proprio in maniera autonoma dirgli semplicemente di, prima di dare in chiamata output, di chiederti conferma di mandarlo proprio come ti ho fatto vedere in quel senso lì. Sì, quindi diciamo hai diverse opzioni per vederlo. Se non ci sono altre domande, passo al prossimo agente. Come vi abbiamo promesso 4 agenti in 2 ore e stiamo mantenendo la promessa. Ci teniamo a darvi un'overview completa di queste possibilità perché riteniamo che i tempi per la creazione di agenti debbano essere enormemente ridotti. Vedete, si è passati dal paradigma di sviluppare agenti facendo codice a farlo tramite dei sistemi automatizzati. Noi puntiamo ad automatizzare ulteriormente questo offrendo una piattaforma integrata come appunto Copilot.